Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Code. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme il vostro arcano del mese, le energie a livello personale, vedremo l'amore, coppia single, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso iniziamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e proseguire poi con la prossima energia, quindi il prossimo arcano del vostro mese. Voi avevate la stella, una carta di fiducia, di speranza e di ottimismo, soprattutto di pianificazione, di guardare al futuro, di guardare lontano, può portare dei presagi positivi, nel senso che quando salta fuori in una lettura ci sono i presupposti, è il momento favorevole per incominciare a muoversi in una direzione e quindi a seguire l'intuito, a seguire quella stella che ci fa da guida. Poi può essere un'ispirazione, potrebbe essere un nuovo progetto, un'ambizione, un sogno, un desiderio da realizzare. Questo era il vostro arcano. Adesso procediamo con il prossimo di luglio. Ricordo che se vi dovesse piacere proprio la carta che andrò ad estrarre, la trovate proprio alla fine come schermata finale. Fare uno screenshot, tenerla con voi, meglio se avete un vostro mazzo, così estraete la carta che uscirà e quindi appunto tenerla con voi per far sì che possa infondere la sua energia. In questo caso lo Ierofante, il Papa, ci parla di comunicazione, di guida, di confronto, di conciliazioni, anche di una fase di pacificazione, di tranquillità. Cosa ci consiglia effettivamente questa carta? Di adottare degli atteggiamenti o comunque fare un qualcosa sulla base delle nostre esperienze che abbiamo fatto, o anche di seguire quelle soluzioni che sono tradizionali, quelle soluzioni che sappiamo già che possono funzionare. Poi è vero, possiamo ascoltare il consiglio e la guida di una persona saggia, di una persona che è di sostegno, altrimenti potremmo proprio sfruttare al massimo la nostra saggezza, come vi ho detto, soprattutto per confronto, collaborazione, per cercare anche di avere una comunicazione abbastanza sincera, onesta e chiara. E adesso vediamo come si riflette questa energia nei vari ambiti. Partiamo a livello personale. Queste energie vi possono aiutare a capire come affrontare il vostro mese, più o meno anche che cosa aspettarvi. All'inizio con il 4 di coppe vuol dire che abbiamo comunque purtroppo una base di insoddisfazione e di noia. Dipende magari se stiamo aspettando l'evoluzione di un qualcosa, oppure se siamo delusi di come stanno procedendo alcune questioni importanti. Se c'è una fase di scoraggiamento, allora questa carta ci sta dicendo che è vero, si può arrivare una nuova energia, una nuova idea, però non dobbiamo rimanere fermi e passivi. Magari siamo noi che dobbiamo portare la nostra attenzione intorno a noi, alzare lo sguardo, magari c'è un qualcosa che ci sta aspettando di diverso dal solito. E poi troviamo il 9 di denari, magari semplicemente può essere una fase di stanchezza, una fase di passaggio, e vediamo già che successivamente questo 9 di denari indica comunque
benessere, fase di evoluzione, di crescita, potrebbe esserci un guadagno, un qualcosa di inaspettato, ci parla anche di potenziamento, quindi abbiamo l'opportunità di migliorare ulteriormente qualcosa. E poi infine troviamo la regina di denari. Quindi questo può riferirsi sia ad una persona o anche a voi stessi, magari legato ad una persona è qualcuno che si prende cura, che può essere di conforto, di protezione, quindi avere un atteggiamento positivo e concreto nei nostri confronti e può essere quella che sin dall'inizio con la presenza del Papa può indicare quell'aiuto, quel consiglio da ascoltare proprio concretamente, altrimenti potrebbe essere una vostra energia, quindi vi sta dicendo, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, di prendervi cura non solo di voi, anche magari delle vostre stesse energie, degli impegni, del benessere in senso lato, quindi anche magari nei confronti di qualcuno a 360 gradi e così vedrete di riuscire ad ottenere il massimo dei risultati. E adesso andiamo a vedere la parte dedicata ai sentimenti. Amore, coppia single, ricordo chi non è interessato o chi vuole anche informazioni sull'amicizia, sulla famiglia, potete ascoltare e ovviamente dovete adattare alcune interpretazioni a quello che state vivendo. Partiamo con la carta della morte, poi troviamo la torre. Si vede un mese abbastanza impegnativo, va a migliorare verso la fine. Secondo me non deve spaventare, dipende sempre da quello che state vivendo, perché sono, carte, che possono indicare o una rottura, o una fase conclusiva di alcune situazioni del passato. Ovviamente per dover di cronaca mi sento, purtroppo di dire che possono anche indicare una rottura di una relazione, un allontanamento, un distacco, magari può essere tra virgolette positivo, sapete che vi aspettate questo allontanamento perché semplicemente o voi o l'altra persona si deve allontanare per lavoro o per altre diciamo situazioni importanti di famiglia, questo è giusto per farvi un esempio, quindi sapete che poi insomma tutto va a sistemarsi e a riequilibrarsi. È ovvio che comunque non sono delle fasi abbastanza semplici, quelle di distacco. Peggio se si tratta, come vi dicevo, proprio di un allontanamento, di una rottura proprio di una relazione. Ovviamente io spero che non sia il vostro caso, ovviamente sottolineo perché essendo carte che ahimè indicano queste circostanze, allora mi sento comunque di dirlo. Però cosa vogliono dire? Che magari ci possono essere delle divergenze, un orgoglio portato all'eccesso, con scontri, litigi, le cose possono sistemarsi, quindi come vi dicevo di trovare compromesso, perdono, conciliazione e quindi far riequilibrare la relazione stessa. Ricordo che questo può riferirsi anche a un'amicizia o anche a situazioni familiari. Poi c'è anche l'aspetto positivo che si lascia andare alcune dinamiche del passato e quindi esserci una profonda trasformazione proprio nell'ambito relazionale e la torre va un po' a riaccendere quella passione, quella voglia, quel desiderio di ricostruire il rapporto con basi molto più solide e infatti poi abbiamo anche il fante di denari che indica la possibilità proprio di nuove opportunità, di avere gli obiettivi chiari e di perseverare in certe situazioni.
Magari vi stanno dicendo anche che è il caso di, muoversi in una situazione che sia molto più concreta, quindi di lasciare andare delle vecchie dinamiche, delle vecchie cose che non stanno più funzionando. Per i single c'è fermento, c'è movimento di comunicazioni, di conoscenze, l'8 di bastoni, essendo un cambiamento veloce in questo ambito, può indicare possibilità di svago, inviti, notizie, comunicazioni in senso lato, quindi di cogliere delle novità che possono essere interessanti. Che ci sia il Fante e il Re può indicare sia nuove situazioni sia vecchie, quindi qui dovete capire voi effettivamente se è il caso di attenzionare una persona che è nuova, diciamo nella vostra vita, e quindi di muovervi pian pianino con circospezione per darvi l'opportunità, almeno inizialmente, di avviare una comunicazione per conoscenza e poi vedere se approfondire. Il re può riferirsi sia alla fase di evoluzione di questa conoscenza, può essere all'inizio un'amicizia e quindi poi svilupparsi in altro modo, può concludersi qui se magari valutate che non sia il caso di procedere, e possono essere anche due situazioni ben distinte, magari il re può fare riferimento a una persona che ha già fatto parte della vostra vita precedentemente e che quindi merita un'attenta analisi molto lucida, perché se non volete ripetere alcune dinamiche del passato, allora quindi meglio pensarci un attimino. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Troviamo questa la regina di denari, il 9 di spade e poi il cavaliere di spade. Allora, la fase più positiva è quella iniziale, comunque la regina, che è anche una vostra energia, ma in questo caso può riferirsi sia a cogliere risultati, soddisfazioni, un qualcosa di positivo. Ovviamente questa consiglia per voi stessi di essere molto concreti, di conservare le vostre stesse energie, di proteggervi, e così che si possono ottenere i risultati. Può anche parlare di una persona, come vi ho detto, che vi può aiutare nel concreto. Si devono gestire bene le proprie energie, perché si vede un mese dove può saltar fuori un imprevisto, una preoccupazione. Attenzione che il 9 di spade spesso è un po' di ansia, un po' di stress, dobbiamo fare attenzione a non ingigantirli, magari c'è un problema che può essere facilmente superabile e quindi si può affrontare con meno ansia. Questa carta consiglia di muovervi velocemente e quindi cercare di analizzare, di affrontare le cose con la massima chiarezza, lucidità e quindi procedere immediatamente in qualcosa di importante. In realtà possono arrivare anche delle comunicazioni da valutare, quindi qui capirete voi effettivamente che cosa state aspettando e delle cose che arriveranno, se possono esservi utili oppure di lasciarle andare. Per chi è alla ricerca troviamo 5 di bastoni, 8 di bastoni e regina di bastoni, tutte di bastoni è il vostro stesso elemento. A parte questo comunque indica una fase molto intensa che può portarvi a smuovere veramente delle cose importanti. In che senso? Magari notizie, informazioni, cose che vi possono aiutare nella vostra ricerca, magari la presenza anche di una persona. La parte più difficile e conflittuale è quella di superare l'inizio.
Se sapete che dovete affrontare altre cose, allora non è tanto difficile affrontare questa situazione. E poi spesso può indicare quando ci troviamo in un ambito dove la competizione è molto forte, dove magari abbiamo bisogno di superare degli ostacoli, delle difficoltà, delle prove, quindi in realtà può essere anche positiva, perché se dobbiamo affrontare una fase di studio, una fase di messa alla prova, dove ci sono, magari dei colloqui, valutare tutto il procedimento della candidatura, eccetera. Quindi sappiamo che dobbiamo affrontare e superare questa fase che può essere importante. L'8 di bastoni, come vi dicevo, indicando proprio novità, fermento, notizie, proposte, vuol dire che alcune cose si muoveranno parecchio in questo periodo. Magari è lì che salterà fuori qualche occasione giusta per voi. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Nel vostro mese abbiamo l'indicazione di Mercurio, Gemelli, Vergine. Ci parla di fare attenzione alle comunicazioni, anche alle conoscenze, parla anche di socializzazione, di condivisione, comunque di adottare le nostre strategie e osservare con astuzia le persone che ci circondano. Soprattutto ovviamente questi segni. Abbiamo il Sole che si riferisce al Leone e poi troviamo Gemelli. Ecco, come vi dicevo, proprio di fare attenzione perché ci sono alcune persone che possono proprio comprendervi, aiutarvi, sostenervi, altre che magari possono aiutarvi proprio a far emergere alcune cose positive, sostenervi, come abbiamo visto sin dall'inizio, dalla presenza del Papa. Altre dove se vedete che c'è blocco, limitazione, persone che vogliono avere la meglio su di voi perché sono profondamente egoiste o comunque vogliono controllo su di voi, allora io direi meglio lasciare andare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio, ciao!